Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi andiamo a vedere un programma alternativo ad iTunes. Secondo me, e sotto l'aspetto di molti, il migliore in assoluto, perché è semplice, veloce e completo. Il nome di questo software è Mediatrans della famiglia WinX. Nei prossimi video vi mostrerò qualche altro suo applicativo come DVD Reaper e HD Converter. Partiamo con l'installazione, poi vi spiego nello specifico cosa potrete farci. All'avvio il programma mostra un pop-up per ricordare di aggiornare la licenza se si vuole usufruire di tutte le funzionalità. Il consiglio che posso darvi, come del resto per tutti i software, è provarlo senza acquistarlo e successivamente, se vi ritenete soddisfatti, potete optare all'acquisto. Naturalmente in descrizione vi lascerò la pagina ufficiale dove poterlo scaricare e 2 guide di Windows Blog Italia per approfondire. Allora, vediamo l'obiettivo principale del programma: trasferire file tra PC e dispositivi Apple, come iPhone, iPad e iPod, o viceversa, ma attenzione, al momento non tutte le funzioni permettono di trasferire dal dispositivo Apple al PC, a breve lo vedremo. Ha un'interfaccia pulita, semplice, non necessita di conoscenze particolari per lavorarci sopra. In primo piano ci sono le sezioni dove poter trasferire una determinata tipologia di file, come foto, musica, video, libri, suoneria. Poi ci sono altre sezioni interessanti che andremo a vedere. In questo video mostro nel dettaglio le prime 3 sezioni, visto che le altre 2, ovvero libri e suonerie, risultano praticamente identiche. La pratica di trasferimento è uguale, perciò eviterei di fare ripetizioni. Esaminiamo il resto della schermata. In alto a sinistra abbiamo la percentuale di batteria del dispositivo, utile per mantenersi aggiornati sullo stato attuale di consumo. Sempre in alto a destra abbiamo le impostazioni, dove potrete personalizzare i percorsi di salvataggio, rimpiazzare i file esistenti, utilizzare l'accelerazione hardware, che di solito sconsiglio attivarla, rotazione automatica dei video se necessario, così durante il processo di trasferimento il software provvederà intelligentemente a ruotare il video in base alla posizione del dispositivo, così evitiamo di modificarlo con un'app, quindi ci velocizza il lavoro. Troviamo poi la conversione automatica in MP3 o AAC per i file che non sono supportati nel dispositivo Apple ed infine altre impostazioni che vedremo dopo, quando tratteremo della sezione criptazione. Usciamo dalle impostazioni e possiamo notare altre cose, come il nome del dispositivo, con la memoria libera e lo spazio totale, la versione di iOS installata, attualmente la 13.1, nella vecchia versione del programma c'era addirittura il numero della versione installata di iTunes. Comunque, in basso troviamo la compatibilità del sistema operativo e del dispositivo. Per iPhone arriva fino al 5. E a destra troviamo le informazioni del programma con la relativa registrazione della licenza, avendo la possibilità anche di rimuoverla. Iniziamo con il trasferimento delle foto. A sinistra abbiamo gli album presenti nel dispositivo, sia quelli di default sia quelli creati. Possiamo migliorare la visualizzazione attraverso i pulsanti in alto a destra. Uno ci consente di raggruppare per giorno, mese e anno. L'altro ci consente di visualizzare in 2 modi diversi, uno più zoomato, l'altro più a panoramica. In basso abbiamo il numero delle foto presenti con relativo spazio di memoria occupato. Per comodità il programma ci segnala anche quella libera, presente come abbiamo visto nella schermata principale. Inoltre, dopo i vari trasferimenti e modifiche, abbiamo il conto di quante sono state aggiunte e quante sono state rimosse. Infine il tasto più importante è quello della sincronizzazione, che permette al dispositivo di aggiornare i contenuti ogni qualvolta lo si clicca. Le vere azioni vengono fatte anche dai pulsanti presenti in cima, che permettono di esportare contenuti, eliminarli o aggiornare la pagina per visualizzare lo stato in tempo reale. Attenzione però, come ho detto prima, non sempre è possibile importare, come in questo caso. Infatti
vedrete disabilitato il tasto apposito ed accanto ad ogni album compare un lucchetto. Qui, come le altre sezioni, stesso concetto dei pulsanti. Possiamo importare facendo uso dell'apposito pulsante oppure trascinare direttamente i file audio. Ogni traccia può essere riprodotta o trasformata in suoneria. Possiamo creare delle playlist per organizzare al meglio la musica, però se volete spostare più di una traccia dovete eseguire la prima sincronizzazione. È possibile modificare i metadati. Ora proviamo a fare un'esportazione. In automatico sarà avviata la cartella dove sono conservati i file. Di default, come avrete visto nelle impostazioni, saranno salvati nella cartella più idonea al contesto. In questo caso, per i file audio, il programma salverà in musica. Proviamo anche a spostare un brano in una playlist. Utile anche la freccetta per annullare le modifiche finora apportate. Sincronizziamo e i nostri brani sono pronti. Se vogliamo eliminarli, basterà selezionarli, cliccare sull'apposito pulsante in cima e infine avviare la sincronizzazione. Stessa cosa per i video. Noterete sempre che in alcune cartelle non è possibile aggiungere questi file, come in video registrati e film. Comunque, aggiungiamo qualcosa nella prima cartella. Come noterete subito, un video è già pronto. L'altro ha bisogno di una conversione. Questo perché il secondo è in MKV, che non è ancora supportato dalla Apple, invece l'altro è in MP4, supportato chiaramente. Quindi prima di sincronizzare, convertite il file. Questa è una funzionalità molto utile secondo me. È un aspetto che differenzia molto con gli altri programmi similari. Mentre aspettiamo, vi faccio notare che è indicata la dimensione e la durata per ogni video. Sincronizziamo. Criptazione. Qui possiamo criptare e decriptare i file di qualsiasi genere. Vediamo come funziona. Attenzione alla password, deve contenere almeno una lettera grande, senza numeri, quindi niente di alfanumerico. Il file verrà salvato con una particolare estensione, infatti per la decriptazione possiamo prendere solo quel tipo di file. Queste due sezioni funzionano come le altre, soliti pulsanti in modo da non confondere l'utente. Una cosa da dire sulla sezione suonerie è che la traccia non deve durare più di 40 secondi. Avrete comunque anche un editor per prelevare quella precisa parte desiderata. Flash drive, sezione molto interessante. In sostanza il programma permette di trasformare il dispositivo Apple in una pennina, facendo scegliere qualsiasi tipologia di file. Nel nostro esempio prendo i file audio utilizzati prima, i due miei video che trovate anche sul canale e anche alcune foto. Da qui possiamo anche esportarli in un'unica cartella del PC. Infine l'ultima sezione, secondo me la più caratterizzante del programma, quella che permette di rimuovere la protezione DRM. Per chi non lo sapesse, i video scaricati da iTunes sono in formato M4V e sono protetti da questa tecnologia chiamata gestione dei diritti digitali.
In questo modo i video sono esclusivi perché girano solo sui dispositivi Apple e questo comporta l'incompatibilità con tutto il resto dei sistemi. Il programma permette di convertire questi particolari file nel classico MP4 senza perdita di qualità. Non posso farvi vedere un esempio perché non ho nessun acquisto in iTunes, però vi mostro questa schermata presente in uno degli articoli di Windows Blog Italia lasciati in descrizione. Questa funzione è disponibile anche per le canzoni e per gli audiolibri, la procedura è analoga a quella del video. Bene, spero che il video possa essere stato utile. Io utilizzo spesso questo applicativo proprio perché è immediato rispetto ad iTunes, che a volte si approccia ad essere lento e macchinoso. Come detto all'inizio, ci saranno altri 2 programmi WinX nei prossimi video, quindi vi consiglio di rimanere aggiornati iscrivendovi ed attivando la campanellina. Se il video è piaciuto basta mettere un mi piace e sotto alla descrizione è possibile dire la propria riguardo Media Trans. Noi ci vediamo ad un prossimo video.